Buongiorno e bentornati qui nella mia cucina, come state? Allora, come avete visto, io ho fatto i baci di dama. Un po' perché volevo fare un dolce che fosse un pochino diverso dal solito, non so, da una torta, un ciambellone o anche un semplice biscotto. In più era una cosa che a me attirava tanto rifare, perché proprio l'anno scorso andai a trovare un carissimo amico a Torino e li avevo mangiati, mi erano piaciuti tantissimo. E poi, io non so voi, ma come vedete qui dalle mie spalle, sono ben 2 giorni che sta piovendo ininterrottamente e fa anche freddo. E allora volevo qualcosa che mi coccolasse. E allora ho scelto i baci di dama. Va bene, togliamoli alle chiacchiere, vediamo subito la ricetta e poi vi do sempre i miei soliti consigli alla fine del video. Prendete il burro ammorbidito a temperatura ambiente e aggiungetevi lo zucchero. Aiutandovi con un cucchiaio fate assorbire lo zucchero al burro. Setacciate la farina 00. Unite la farina di mandorle. Mescolate le due farine con una frusta. Ora aggiungete le farine al composto di burro e zucchero un po' per volta e fatele assorbire bene. Prendete l'albume di un uovo e metteteci all'interno un pizzico di sale. Ed infine mettetelo nell'impasto. Mescolate bene per farlo assorbire completamente. Prendete la pellicola millimetrare, tagliatela in una striscia e mettetela sul tavolo. Metteteci sopra ora l'impasto. Compattatela per bene e chiudetela all'interno della pellicola. Una volta fatta riposare per 2 ore all'interno del frigorifero, potete metterla sul piano di lavoro. Infarinate per bene. E stendete la pasta con il mattarello. Per avere uno spessore uniforme dell'impasto mettete a fianco dello stesso o 2 bacchette o i manici di 2 cucchiai uguali. Una volta fatto, rifilate i bordi dell'impasto per renderlo regolare. Tagliate l'impasto a strisce, prima verticali e poi orizzontali, per ottenere piccoli quadratini. Con questi quadratini potete fare la metà di un bacio di dama, arrotolandoli e facendo delle palline che non superano i 5 grammi di peso. Mettete le palline su una teglia foderata con carta da forno, distanziate. Nel frattempo scaldate la panna in un pentolino fino a portarla al limite dell'ebollizione. Raggiunta la temperatura voluta, mettete la panna all'interno di una ciotola dove avete posto 150 g di cioccolato fondente ridotto in pezzi. Raggiunta la crema voluta, potete metterla all'interno della metà di un bacio di dama, aiutandovi con un cucchiaino.
Una volta fatto potrete prendere anche l'altra metà del biscotto e stringerli delicatamente. Avrete così ottenuto il vostro primo bacio di dama. Proseguite così anche con gli altri. Il primo consiglio che vi voglio dare è questo: la pallina dell'impasto non fatela più grande di 5 grammi, l'ideale sarebbe tra i 4 e i 5 grammi. Io ho provato a farle un pochino più grandi, ma a parte che l'impasto in alcuni casi mi si è spaccato, poi sinceramente per mangiarli diventano un po' complicati, perché poi ricordiamoci che quella pallina diventa la metà del bacio di dama, quindi poi si raddoppia e quindi è giusto farlo di quella dimensione. Secondo consiglio, una cosa molto importante: quando li tirate fuori dal forno non toccateli con le mani, perché la parte superiore sarà ancora morbida e se la toccate si schiacciano. Quindi quando dovete metterli sulla gratella per raffreddarli, poneteli con tutta la carta da forno, la fate scivolare, in maniera tale che poi una volta raffreddati si induriscano e non ci siano problemi. Per quello che invece riguarda il ripieno, lo fate col cioccolato fondente. Potete farlo in due maniere: o come ho fatto io, miscelandolo appunto con la panna riscaldata, in quel caso fate la ganache, o anche solo scaldando e sciogliendo a bagnomaria il cioccolato fondente e poi metterlo così. È a vostra discrezione e a vostro gusto. Per la conservazione dei baci di dama potete utilizzare benissimo la biscottiera. Se è di vetro è anche meglio, intanto perché è carino da vedere e comunque li mantiene per circa una settimana. Ma non so se riuscirete a tenerli per una settimana, perché sono veramente molto golosi. Io non vi dico neanche se la ricetta vi sia piaciuta, perché la dovete provare, però sono convinto che vi farà impazzire come ha fatto impazzire me. Io vi rinnovo, a chi ancora non l'avesse fatto, di iscriversi al canale e cliccare la campanella lì sotto, così non perdete i miei prossimi video, e noi ci vediamo alla prossima ricetta. Buona giornata a tutti e speriamo che sia meglio, perché qui piove ancora.